Il tutorial che andiamo a realizzare è questa meravigliosa sciarpa per una bimba. È veramente meravigliosa perché è calda e morbida e questo filato è fantastico, al 30% di lana. Qualora insomma c'è una sensibilità per la lana, potete sempre optare per la lana bimbo, insomma vi lascio anche il link sotto. La sfumatura che vi faccio vedere di questa sciarpa è molto bella perché parte dal rosa al verde, al giallo, all'azzurro, di nuovo al rosa, e poi insomma i colori si ripetono. Ho scelto questo punto chevron, ma è un punto con il punto V, la rende particolare. Adesso vado a nascondere la codina che ho lasciato per farvi vedere proprio l'inizio, questo è l'inizio del lavoro facile. È un modulo di 14 catenelle più 3, per cui possiamo poi decidere di renderla più larga. È di circa 16 cm e possiamo arrivare, per una bimba di diciamo dai 5 anni fino a 8 anni, possiamo arrivare fino a una sciarpa di 1,40 m. Questo poi dipende quanto lunga la vogliamo fare, poi la possiamo fare più corta. Allora, questa è leggermente più corta. Ora devo andare avanti con la lavorazione, ma come vedete il punto è abbastanza morbido. Mi avete consigliato nel video di realizzare il punto stella, di realizzare insomma altri punti, ma ho fatto delle prove e devo dire che questo punto era molto adatto per questo filato. Allora voi potete comunque variare la larghezza e variare la lunghezza. Allora passiamo subito all'occorrente e poi al tutorial. Ovviamente per iniziare il nostro progetto andiamo a utilizzare un uncinetto 5,5. Ho scelto questo stupendo filato molto morbido e ha veramente dei colori favolosi, dal rosa al giallo all'azzurro, ha delle sfumature fantastiche. Questa è la Cake Candy, sono 100 grammi la cake, ha una sfumatura stampata dégradé, sono 25% lana e 58% acrilico, 17% poliamide e a 250 metri. Consigliano i ferri il 5 e il 7 e l'uncinetto dal 4 al 6. È veramente una bellissima sfumatura. Allora, ho avviato 31 catenelle, è un multiplo di 14 più 3. Potete poi variare ovviamente la larghezza aumentando un modulo di 14. Adesso vado ad alzarmi di 3 catenelle, 1, 2 e 3. Ovviamente le 3 catenelle contano come punto. Entro 1, 2, 3 nella terza catenella, realizzo una maglia alta. Ora conto di nuovo 1, fate attenzione perché ovviamente all'inizio si possono confondere le catenelle. 1, 2, 3, realizzo un punto a V di maglie alte, per cui una maglia alta, una catenella di separazione e una maglia alta sullo stesso punto. Ancora 1, 2 e 3, realizzo ancora un punto a V, sempre con una maglia alta, una catenella di separazione e una maglia alta sullo stesso punto. Adesso in questo punto noi stiamo realizzando la punta, per cui vado a realizzare ancora una catenella e sullo stesso punto di nuovo un punto a V, catenella e punto a V, per cui dalla base che abbiamo realizzato, dove siamo partiti dalla base, abbiamo un punto a V e realizziamo la punta. In questo caso vedete, questo è l'inizio, abbiamo il punto a V e poi realizziamo la punta con un punto a V, catenella, ovviamente sempre di separazione, con una catenella di separazione e punto a V con una catenella di separazione. Ora torniamo indietro. Tornando indietro contiamo sempre 3 e realizzo sempre il punto a V con una catenella di separazione.
Ora dobbiamo fare la base, cioè la parte bassa ma non la punta, per cui vado a realizzare sempre un punto a V, ma lo dobbiamo realizzare chiuso, per cui 1 2 3, entro nella terza maglia, realizzo una maglia alta e la lascio in sospeso in questo modo, 1 e 2, perché deve essere sempre come se fosse una catenella di base. Spero che si vede bene, per cui essendo un po' peloso diciamo il filato, ma possiamo comprendere che questo è il primo punto, questo è il secondo, entro nel terzo, realizzo la maglia alta sempre in sospeso, prendo il filo e vado a chiudere e abbiamo realizzato la base. Continuiamo ancora contando 1 2 e 3, entro nella terza, punto a V, catenella di separazione, vado sempre a lavorare normalmente. Ora vado a realizzare la punta, per cui la punta vado a contare 1 2 3, la punta come abbiamo detto prima vado a lavorare un punto a V con una catenella di separazione, qui sono 2 maglie alte, una catenella, lavoro ancora un punto a V sullo stesso punto, per cui entro sullo stesso punto e vado a lavorare una maglia alta, una catenella e una maglia alta, per cui è un nuovo punto a V. Ora vado a contare 1 2 e 3, vado a realizzare la base. Fate sempre attenzione a contare bene le maglie, in questo caso spero di aver preso quella giusta, ok. Vado a lavorare un punto a V, catenella e punto a V, vedete si è formata un'altra punta, eccola qui. Ora noi dobbiamo andare a chiudere. Come chiudiamo? Adesso che abbiamo realizzato il punto a V, contiamo le 3 maglie, 1 2 e 3, eccola qui, lavoro la maglia alta e la lascio in sospesa. Qui non ho chiuso, qui ho chiuso, scusate che non ho chiuso. Allora vado a prendere il filo, conto sempre 1 2 3, entro, lavoro una maglia in sospeso e vado a chiudere di nuovo con l'ultimo punto. Ovviamente salto, salto una catenella di base, vedete, salto, entro nella terza e vado a lavorare di nuovo una maglia in sospeso, prendo il filo e vado a chiudere. Come vedete ho realizzato, diciamo, la base, io la chiamo base, no? Perché abbiamo le 2 punte, poi abbiamo le basi, una centrale, inizio e fine. Ora ripetiamo tutto da capo e andiamo a lavorare proprio sui punti a V. Vi ricordo che voi potete realizzarla anche più larga aggiungendo un modulo di 14 catenelle. Adesso per poter iniziare una nuova riga andiamo a lavorare 3 catenelle, 1 2 e 3, volto il lavoro e vado a lavorare, vedete qui abbiamo il punto a V, eccolo qui, il primo punto a V e abbiamo la catenella, prendo il filo, entro proprio nel punto a V, vado a lavorare una maglia alta e chiudo in questo modo e abbiamo realizzato la nostra base. Adesso che abbiamo lavorato l'inizio, dobbiamo lavorare un punto a V sul primo che vediamo. Allora lavoriamo il nostro punto a V con una catenella di separazione. Adesso siamo arrivati alla punta. Alla punta facciamo quello che abbiamo fatto all'inizio, per cui andiamo a lavorare un punto a V con una catenella di separazione sempre alla punta. Spero che si veda bene col tipo di filato, ma comunque lo sto spiegando bene a voce. Poi catenella e di nuovo il punto a V sulla punta, catenella ovviamente perché è il nostro punto a V con una catenella di separazione, per cui abbiamo fatto sulla punta
un punto a V, catenella e punto a V, sempre con una catenella di separazione. Torniamo indietro, abbiamo un solo punto a V, vedete? Noi lo troviamo in questo punto, eccolo qui, il primo che vediamo, e andiamo a realizzare il nostro punto a V. Eccolo qui, con catenella di separazione. Ora abbiamo la base, perché noi dobbiamo comunque creare una base sotto, no? Per cui abbiamo qui dove abbiamo creato la base, abbiamo un punto a V e un punto a V, lo vedete? Noi qui su questo punto a V e questo, ma non in quello centrale, andiamo a realizzare una maglia alta e una maglia alta chiusa insieme. Per cui prendo il filo, prendo maglia alta in sospeso, il centrale non lo tocco, vado in quello successivo e vado a realizzare una maglia alta in sospeso e vado a chiudere. Ecco qui, adesso abbiamo un punto a V, il primo che incontriamo è questo, e vado a lavorare il punto a V con una catenella di separazione. Abbiamo la punta come la realizziamo? Eccola qui centrale, la punta ci fermiamo proprio al centro dove c'è sotto la catenella, andiamo a realizzare un punto a V, una catenella e il punto a V. Vi ricordo sempre che il punto a V ha la catenella di separazione, per cui maglia alta, catenella e maglia alta, per cui questo è il nostro punto a V. Poi abbiamo catenella di separazione perché siamo sulla punta stesso, sullo stesso punto, abbiamo di nuovo il punto a V con una catenella di separazione. Vedete? Facilissimo. Ora abbiamo un punto a V, uno solo. Dove lo incontriamo? Qui, subito dopo, e lo vado a lavorare con la catenella di separazione. Ora vado a chiudere. Come chiudo? Chiudo con una maglia alta qui al primo punto a V e vado a chiudere in questo punto che abbiamo chiuso, vedete? Ve lo faccio vedere bene da vicino. Abbiamo il primo punto a V, eccolo qui, che è importante la chiusura, per cui vado a realizzare il mio punto a V, però la prima maglia alta la lascio in sospeso, vado, qui ci sono le catenelle di avvio che abbiamo fatto e poi la maglia alta, allora entro proprio o nella catenella o proprio nella chiusura che è questa, qui centrale, prendo il filo, lascio in sospeso e vado a chiudere e ho chiuso. Vedete come si forma? Ripeto da capo, tutto da capo, per cui è semplicissimo. Mi alzo di 3 catenelle e volto il lavoro. Quando ho voltato il lavoro al primo punto a V, che è questo, eccolo qui, primo punto a V, lo vado a lavorare, lo chiudo insieme, per cui lo lavoro e chiudo e abbiamo fatto il nostro punto a V. Vedete qui risulta dritto, mi raccomando, attenzione, se no poi vi viene o più largo o più stretto. Al primo punto a V che incontriamo, che è questo, non è questo, ma è questo qui, vedete dove c'è la punta, vado a lavorare un punto a V, catenella di separazione, il punto a V è sempre una catenella di separazione. Ora c'è la punta come la realizzo? La punta la realizzo con un punto a V, catenella di separazione sempre, vado un pochino più veloce, vediamo, catenella e di nuovo punto a V, perché? Perché siamo sulla punta con catenella di separazione. Al primo punto a V che incontro, che è questo, lavoro il punto a V. Come vado a chiudere il centrale? Il centrale lo chiudo con il primo punto a V e non questo sotto, ma quello diciamo sul modulo successivo. Sono questi due, per cui entro nel primo,
maglia alta in sospeso, entro nel secondo modulo, che sarebbe il primo punto a V del secondo modulo, in sospeso, e vado a chiudere. Ecco qui, semplice. Rilavoro al primo punto a V, che è questo, lo vedete? Io spero che si veda bene. Questo è il primo punto a V, questo è il secondo, eccolo qui, e vado a lavorare il punto a V, catenella e punto a V. Ora facciamo di nuovo la punta che è questa, vedete? Sempre la stessa, per cui abbiamo fatto questo, poi abbiamo la punta con la catenella e qui di nuovo il punto a V. Entro nella punta proprio sotto la catenella e vado a lavorare il punto a V. Penso di aver ripetuto punto a V 1,5 milioni di volte, catenella, ma proprio per far capire bene che insomma il filato ci aiuta poco, catenella, e abbiamo chiuso. Ora al primo punto a V lavoro il punto, catenella e sempre punto a V. Ora abbiamo la chiusura è questa, abbiamo questo punto che andiamo a lavorare, noi abbiamo già fatto il nostro punto a V che è questo, per cui vado a fare la chiusura che è questo e il punto che è questo. Vedete, qui non è un punto a V perché sono le catenelle, ma è questo punto, mi raccomando, qui deve risultare dritto, qui sono le catenelle e la maglia alta, ma noi dobbiamo chiudere qui tra le due che si chiudono, per cui vado, mi avvicino di nuovo sul punto a V, maglia alta in sospeso, ma la vado a prendere qui centrale, non qui, ma qui centrale, dove sono chiuse insieme, in sospeso, prendo il filo e chiudo. Allora abbiamo, vedete come risulta? Risulta perfetto. Noi la possiamo fare anche più larga la nostra sciarpina se vogliamo, ma credo che questa va benissimo, poi dipende da quanto larga insomma la vogliamo fare. Se la vogliamo fare più larga la possiamo fare con un modolino in più, oppure andiamo avanti alla lunghezza che ci occorre. Ecco il risultato, io sono andata avanti e proseguo anche fino a 1,40 m, però questo dipende poi da quanto la vogliate lunga, per cui potete anche fermarvi a 1,20 m, poi insomma decidete poi in base alla bambina quanto deve essere insomma lunga la vostra sciarpa. Allora, come vedete i colori sono bellissimi perché parte da un rosa, un verdino, un giallo, un azzurro, un rosa e poi riprende insomma da capo adesso con un colore leggermente più beige. Insomma si va avanti con la cake perché è molto colorata e molto calda. Allora spero che vi sia piaciuto questo tutorial, aver scelto, adesso vado a nascondere tutte le codine, e aver scelto questo punto che lo rende molto consistente ma allo stesso tempo morbido. Fatemi sapere insomma se vi è piaciuta la sciarpa. Le misure sono circa 16 centimetri di larghezza e proseguo fino a 1,40 m circa, 1,40 m, oppure possiamo farla leggermente più corta, questo dipende quanto vogliamo lungo la nostra sciarpa e come la vogliamo annodare, se la vogliamo annodare davanti o passarla 2 volte, insomma questo dipende come la vogliamo fare, poi in base anche all'altezza insomma della bambina. Allora adesso io vado a nascondere le codine. Come avete visto questo punto è fantastico perché è abbastanza consistente ma nello stesso tempo rende il punto molto molto morbido la nostra lana. Le sfumature sono belle perché passano al rosa, al verde, al giallo, all'azzurro, poi di nuovo il rosa, sicuramente c'è un pochino di beige, poi ritorna con i colori. Io vado poi a terminare ancora a lavorare fino ad arrivare sicuramente a 1,40 m, ma anche 1,30 m va benissimo. Allora adesso con questa lunghezza sono arrivata a circa 1 metro, 1,10 m, per cui è già abbastanza lunga. Proseguo un altro po' e poi
insomma fermo la mia sciarpa. Possiamo mettere delle nappine se ci piacciono, oppure delle frange, questo lo possiamo sempre mettere in base ai nostri gusti. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, facile, semplice ma anche veloce. Un bacione a tutte, seguitemi anche su Instagram se volete, o sul gruppo sempre di Dolci Riflessi su Facebook e sul blog, e vi lascio tutte le indicazioni sotto. Un bacione a tutti e ai prossimi tutorial.